Ciao a tutti viaggiatori, continuiamo il nostro itinerario lungo l'Assia che abbiamo iniziato con un video che vi linkerò qui sopra. Ma non perdiamo tempo, dai, ci aspetta Koblenz o Coblenza in italiano, una città davvero romantica. Ah, che sono sdolcinato, dai. Coblenza è una città davvero ricchissima di storia. Le successioni di governo a partire dall'impero romano sono state davvero numerosissime. Infatti, dopo la conquista da parte di Giulio Cesare, vennero qui i Merovingi, a seguire poi ritornò sotto il controllo italico per poi essere distrutta totalmente dai vichinghi. E credete sia finita qui? Ovviamente no. Poi entrò in gioco lo stato della Chiesa e la città venne ammessa nei terreni di Treviri, che è anche la nostra prossima meta. Insomma, la città ha avuto il suo bel da fare, ma iniziamo a visitarla, che è meglio. Si tratta di una città che è concentrata tutto sul nucleo centrale, che è proprio questo triangolo di terra che possiamo vedere qui sulla mappa. Quindi vi consiglio per quanto possibile di prenotare proprio qui il vostro albergo e di girarla rigorosamente a piedi. Iniziamo così la nostra passeggiata dal Prince Elector Castle, che altro non è l'attuale archivio di Stato, ma un tempo era un'importante casa nobiliare. Addentriamoci ancora di più in questa elegante cittadina e raggiungiamo la Münzplatz. Qui, oltre alla non bellissima fontana Stadtwicklung, potrete ammirare le graziosissime case a traliccio, tipiche della cultura tedesca, ma anche diversi edifici dipinti in maniera molto particolare. Visto che il periodo natalizio è passato da poco, possiamo ancora goderci i mercatini di Natale, che danno sempre un qualcosa di gioioso alla città, non trovate? Ma non fermiamoci e imbocchiamoci lungo la via dello shopping. Qui ci imbatteremo in un crocevia detto Denkmalzone für Türme. Si tratta di 4 edifici della fine del 600 che, grazie alle loro ricche decorazioni ostentate in questo crocevia, si sono guadagnate il diritto di essere considerate un monumento cittadino. E poi dicono che l'estetica non paga, ma continuiamo. La città è gradevolmente abbellita da diverse fontane, che purtroppo al momento sono spente, tuttavia alcune di queste sono davvero deliziose, come potete voi stessi giudicare dalle immagini. Non so perché, ma io adoro le fontane. Sarà un richiamo dell'acqua, visto che mi manca il mare? Non lo so, forse dovrei chiamare il mio analista. Ad ogni modo, continuando la passeggiata, troveremo un'altra piazzetta, dove su di un angolo troveremo un'altra fontana. Ma questa ha qualcosa di speciale. Mi sto riferendo alla Schengelbrunnen. Si tratta di una statua che ritrae un giovane bambino intento a fare marachelle, così come quelli che si possono vedere nei bassorilievi presenti sulla base di questa stessa fontana. Perché tanto clamore? Beh, tutto nasce durante la dominazione francese, quella dei Merovingi, quando grazie all'impennata delle nascite, vista l'unione di tedeschi e francesi, nacquero diversi bambini, che vennero battezzati con il nome di Jean, il quale però veniva storpiato nel dialetto locale e veniva detto Shang, e col tempo la popolazione locale venne detta Schengel. A motivo di ciò divenne simbolo della città. Difatti lo troviamo anche come effigie nei svariati tombini del comune di Coblenza. Ma andiamo in una delle parti più romantiche di Koblenz, il Deutsche Eck, che sorge nel punto di confluenza del fiume Reno e del fiume Mosella. Questo punto di rilevanza storica venne scelto per accogliere un monumento in onore di Guglielmo I, che riunì nel 1891 tutta la Germania. Il monumento venne inaugurato nel 1897, ma successivamente venne distrutto durante la guerra del 45 per poi essere ricostruito nel 93. Questa monumentale opera oggi la ritroviamo tra i patrimoni UNESCO e credetemi quando vi dico che si respira magnificenza. Ma abbiamo ancora un paio di cose da vedere e quindi, poco distante dal Deutsche Eck, potete trovare la Basilica di San Castore, ossia la basilica più antica della città. Difatti la prima fondazione risale all'831 d.C. Pensate, qualcosa di incredibile. Le vicende storiche sono molteplici in stile romanico, il suo stile è molto austero ed ha una grande eleganza e sacralità. Torniamo leggermente verso il centro città per dare uno sguardo al castello di Coblenza. Si tratta della residenza dei principi arcivescovi di Treviri che risale a 1800 circa. Non è stato possibile visitare l'interno, ma lo stile che predomina è quello rococò barocco. La struttura sembra un po' spoglia e visto il periodo invernale il giardino era un pochino in sofferenza. Tuttavia la struttura non manca di eleganza e fascino, inoltre le strutture a ridosso del fiume sono sempre affascinanti e romantiche. Ma ritorniamo in riva al fiume
E tornando diamo un'occhiata all'elegantissima Liebfraukirche, che con il suo austero esterno compensa un accoglientissimo interno, che con un gioco di cromie tra il rosso e il bianco e richiami in legno regala un piacevole calore che avvolge il visitatore. Ma è ora di vedere la parte più bella e romantica di questa città. E infatti andiamo a mostrarvi la fortezza di Ehrenbreitstein. Per raggiungere la fortezza si ha la possibilità di prendere una funivia che regala una vista della città mozzafiato. Certo, i vetri di plastica oscurata e non sempre pulitissimi, diciamo rovinano un pochettino l'experience, tuttavia rimane qualcosa di davvero imperdibile. Saliti nella collina scoprimo che la fortezza era addobbata a festa. E quindi, oltre a goderci questa fortezza, che risale al XII secolo, ci siamo goduti uno spettacolo di luci unico. Seppure il profilo della struttura sembra moderna, stiamo parlando di una struttura secolare, austero, enorme e regala una visione davvero unica della città. Questa imponente struttura, che un tempo fu scenario di svariate battaglie, oggi nel periodo natalizio viene decorato a festa, grazie all'allestimento del Christmas Garden. Attraverso l'uso di luci e musiche viene data nuova vita e un nuovo aspetto a questi monumenti. Al costo di 31 euro è stato possibile accedere alla funivia, oltre a visitare questo castello allestito a festa. Tuttavia il costo si riduce notevolmente quando veniate in un periodo diverso dell'anno. In fondo, si sa, oggigiorno le bollette della luce costano care. All'interno della fortezza troveremo anche il monumento in onore dei caduti di guerra creato negli anni 60, che venne posto qui visto la rilevanza storico-militare del luogo. Per intenderci, è il corrispettivo tedesco della tomba del milite ignoto che troviamo a Roma, un qualcosa di quasi sacro, seppur estremamente laico. Ad ogni modo, le luci del Christmas Garden affascinano sia grandi che piccini e la sensazione di essere proiettati in un mondo fatato è davvero innegabile. Tuttavia, la cosa più eccezionale, a mio dire, è godersi il tramonto affacciati sulla terrazza di questa fortezza. Luce ed ombre si iniziano a fondere in uno scenario unico che regala una cornice estremamente romantica a tutti gli avventori della fortezza. Per concludere questa visita a Koblenz, il giorno successivo abbiamo deciso di dedicarci, un po' al relax. Le terme di Emser sono uno dei parchi termali più conosciuti di tutta la zona, una struttura di ben 6.600 m² dove il concetto di benessere psicofisico è curato sotto ogni aspetto. È sempre meglio prenotare, visto che sono luoghi molto noti, così da evitare lo stress dell'attesa. In fondo si viene per rilassarsi. Saune, vasche termali, palestre e via dicendo, il tutto vista fiume. Tuttavia le riprese non sono ammesse all'interno, quindi vi tocca venire di persona se siete curiosi. Bene Giramondo, quest'altra tappa della regione dell'Asse è stata conquistata. Vi ricordo a tutti i miei contatti che troverete qui sotto, così come vi ricordo di iscrivervi al canale, così da non perdere tutte le novità, come ad esempio la prossima tappa del Tour di Francoforte. Ad ogni modo Giramondo, vi abbraccio tutti e vi rimando al prossimo video. Ciao!